Ciao a tutti amici di GuiDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente avrete già visto il nostro walk around dedicato alla nuova DS3 Crossback e adesso come al solito vi faccio vedere anche il nuovo sistema infotainment dedicato delle DS, in realtà molto simile comunque a quello utilizzato dal gruppo PSA, quindi anche in Citroen, che sicuramente avete già visto nella Citroen C5 Aircross. Prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare anche la campanellina per le notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram. Questo è un display da 10.3 pollici e in realtà a livello estetico mi piace questo stile piuttosto quello della DS7. Forse se devo trovare un difetto, che è posizionato un po' troppo verso di me, che è un pregio per il touchscreen però un po' un difetto per quanto riguarda il lato estetico, perché come potete vedere non è perfettamente simmetrico, ma tutto sommato è un difetto alquanto banale. Allora, forse in telecamera lo vedrete un po' meno, però qua abbiamo dei tasti, sicuramente ora ci sarà un b-roll, con dei tasti semifisici, nel senso che sono un touchpad in cui posso scegliere aria condizionata, musica, navigatore, vettura, telefono e applicazioni. Posso scegliere anche la ventilazione dei sedili e posso scegliere anche qui in basso se abbassare il volume, alzare il volume, l'aria condizionata e così via. Partiamo appunto dalla prima funzione, che è la funzione musica. Qui abbiamo tutte le varie, la radio, ovviamente una radio DAB, e possiamo scegliere tutti i tipi di canali. Infatti, per esempio, io vado su lista e ho la lista di tutte le radio, lista che volendo può essere anche appunto riportata qui, però sotto forma di preferiti. Infatti io posso scegliere qua i vari preferiti e ne posso scegliere fino a un massimo di 13 preferiti. Frequenza mi permette di scegliere una frequenza specifica, perché ci possono essere radio magari non salvate, oppure posso andare su modalità. In modalità posso scegliere tutte le varie modalità appunto di ascolto musica, quali può essere radio, Bluetooth, ecco, USB 1, iPod e video. Non so se riuscite a vederlo, però ovviamente è attivabile, cioè è illuminata soltanto l'opzione che possiamo utilizzare al momento. Poi andando a cliccare su opzioni possiamo scegliere l'impostazione dell'audio, la lista delle stazioni radio, i file musicali, la regolazione dell'audio, quindi tutte le varie impostazioni. Passiamo invece per l'aria condizionata, premiamo questo tasto e possiamo vedere appunto le 3 vie per l'aria condizionata. Possiamo selezionare da qui la velocità delle ventole e da qui la temperatura. Una cosa carina è che se vado per esempio a musica, io posso scegliere da qui, infatti ci sono queste 2 bande, posso cliccare direttamente lì per selezionare poi la temperatura. Per esempio posso cliccare qui e scelgo low, vado su musica, clicco qui, quindi insomma è uguale. Mentre nella versione del clima B-zona abbiamo i diversi valori del clima sia di sinistra che di destra, che possono essere selezionati appunto diversamente. Passiamo al navigatore. Navigatore abbiamo già visto, comunque funziona bene, abbiamo visto anche nella C5 Aircross, è ovviamente lo stesso, su base TomTom. Possiamo andare appunto a selezionare diversi, per esempio, criteri di guida, quindi andare a vedere se stiamo guidando in maniera ecologica, oppure scegliere, scusatemi, un percorso ecologico, un percorso breve, selezionare se no o sì l'autostrada, come possiamo vedere anche se fare un video 2D, 3D, notturna e così via. Quindi davvero molto semplice e intuitiva navigazione. Parliamo di auto, il setup dell'auto. Qua le regolazioni del veicolo, le funzioni di guida sono infinite, ve ne leggo alcune, per esempio l'assistenza al parcheggio. Quest'auto non penso questa versione, ma in generale ha anche la possibilità del parcheggio automatico. Non leggo nessun tasto, quindi questa versione in realtà non ce l'ha. Regolazione veicolo, possiamo sistemare i fari che sono adattivi perché sono a matrice di LED, sicurezza, insomma così via, tutte queste varie funzioni dell'auto. Parliamo del telefono. Devo collegare un telefono. Collegando un telefono si possono tranquillamente utilizzare poi i vari contatti, quindi registro chiamate, e poi possiamo utilizzare questa funzione anche sul volante tramite i tasti e sul display qui davanti, che adesso vi farò vedere. E poi troviamo l'applicazione. L'applicazione è importante, mi piace molto, perché oltre ad esserci i soliti Apple CarPlay, MirrorLink e Android Auto, c'è anche app connesse tramite l'applicazione DS.
permette di comandare l'auto anche a distanza, quindi per esempio aprire il bagagliaio, aprire gli sportelli, aprire l'auto, e ovviamente vi dice anche tutte le informazioni tecniche dell'auto, quindi per esempio quanto vi manca, quanto avete di autonomia, oppure quanti chilometri avete fatto, dove avete parcheggiato, insomma tutte queste chicche che sono ovviamente molto molto importanti. Ora invece vi faccio vedere la parte della plancia, la parte del volante, e anche il piccolo schermo infotainment qui davanti a me, e anche l'head-up display. Allora, il volante è molto semplice, qua abbiamo due tasti per il volume, qua due tasti per andare a modificare le varie schermate, qui un tasto per andare a fare la diversa selezione, che poi in realtà possiamo utilizzarla qui, ma come vedete possiamo utilizzarla anche qui, guardate, ecco. Poi qua c'è il tasto per le liste della radio, vedete un attimo, se io vado su musica, clicco qua lista, compare la lista della radio, e qui mi serve anche per fare le telefonate, ma ovviamente non è accessibile perché il telefono non è connesso. Allora, una cosa che non mi fa impazzire è, vedete qua c'è il cruise, che va bene, ormai tutti lo mettono qua sul volante, forse avrei preferito, ma una cosa che non mi piace è, voi da qui vedete qualche altro tasto? No. E invece, se io mi sposto, qui, come potete vedere qua, ci sono degli altri tasti, e sono parecchi, perché c'è il tasto per comandare qui gli specchietti, il tasto per tutti i vari assistenti alla guida, e insomma non mi fanno impazzire perché sono un po' nascosti. Andiamo adesso a quest'altro display, e allora è molto piccolo rispetto agli altri cockpit, però non mi dispiace, perché insomma non è uno grande che è un televisore, quindi distrae la guida, ma anzi è piccolino, ma con tutte le informazioni utili. Allora, possiamo scegliere diverse impostazioni, per esempio questa strumenti, in cui compare lo strumento centrale della velocità, a sinistra i contagiri, a destra le informazioni per la benzina, e al centro, anche in basso, ovviamente la temperatura dell'acqua, in alto anche la marcia. Poi possiamo scegliere anche, per esempio, di fare navigazione, quindi mi compare la mappa, come potete vedere, e dove sopra compare sempre la velocità e la marcia, a sinistra i giri e a destra la benzina. Quindi sono soluzioni che, devo essere sincero, io ho provato anche la DS7, preferisco molto di più questa soluzione, perché è molto più semplice, molto più tranquilla. Qua per esempio è l'informazione guida, quindi adesso io sto guidando e teoricamente mi esce, per esempio, se io vado ad attivare le funzioni del Keep Lane Assist, mi compaiono qui le linee verdi o eventualmente rosse. Se io clicco il selettore su qua, questo tasto qui, mi compaiono tutte le varie informazioni del trip, che poi posso andare a comandare, posso andare a comandare sempre cliccando questo tasto, quindi posso fare tutte le varie informazioni. Mentre qui davanti troviamo l'head-up display, possiamo vedere, ecco, faccio vedere meglio, abbiamo la velocità, il cruise, può leggere anche i segnali stradali, e sulla sinistra troviamo le informazioni per quanto riguarda appunto il Keep Lane Assist. Bene, per questo video è tutto, spero che sia stato chiaro, insomma, la spiegazione del sistema infotainment. Ovviamente, come ci fate sempre, siamo molto felici di questo. Fateci sapere se avete delle domande, magari qualcosa che non ho potuto dire per esigenze del video, però magari volete sapere, comunque noi ce lo siamo studiati, quindi tranquillamente fateci tutte le domande che volete. E non mi resta che salutarci, quindi vi ricordo di iscrivervi di nuovo al canale, di guardare anche il video fatto in precedenza del walkaround di questa DS3 Crossback, e di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.